Dopo aver esplorato nelle ultime 3 puntate le complesse trame che Eros tesse tra i mortali e gli immortali, un piccolo omaggio al mese degli innamorati, torniamo a solcare le onde del vasto mare insieme alle navi achee che si preparano a lasciare le coste di Troia. Lo so, forse stai ascoltando questo episodio non a marzo, ma nel pieno dell'estate. Ti senti un po' disorientato da questi salti temporali. Non preoccuparti, è solo il rollio delle navi che stanno per salpare, cariche di bottino e di storie ancora da raccontare. Con questa puntata concludiamo il nostro lungo viaggio attraverso i Nostoi, quei ritorni che, come ormai hai capito, non sono mai semplicemente viaggi verso casa. Dal prossimo episodio, ci immergeremo in un luogo che ha ossessionato l'immaginazione degli antichi greci più di qualsiasi altro. Ma non voglio anticiparti troppo, dovrai aspettare per scoprire dove ci porterà il nostro nuovo viaggio. E adesso cominciamo con questa puntata. Ti sei mai chiesto cosa si prova a vincere una guerra e a scoprire che la vittoria sa di cenere? Mentre i grandi eroi cantano la gloria della caduta di Troia, 3 uomini osservano le rovine fumanti della città e sentono che nulla sarà più come prima. Uno di loro dovrà scegliere tra amicizia e dovere. Un valoroso comandante scoprirà quanto sia sottile il confine tra follia divina e saggezza. Un araldo comprenderà come le parole possono diventare il più prezioso dei ponti. Grazie agli amici su TP che amano questo podcast: Giacomo, Sisifo Felice, Lucio, Mina e Ian con mamma Chiara. Grazie anche a Denise, Dalila e Fabrizio, ad Alessandro, Gioele, Vanessa, Maria Chiara e Jimbo. Infine ad Alessia, Raul, Chiara Miriam, Giacomo d'Arabia e Laura Mahab. Diventa anche tu parte di questa avventura. Supporta questo podcast andando su TP usando il link in descrizione. Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 217. Le ceneri della vittoria. 3 uomini, 3 destini. Le fiamme di Troia si stanno spegnendo. Il vento reca l'odore acre degli incendi e quello più terribile della carne bruciata, mentre i bagliori rischiarano ciò che resta della città più bella e ricca dell'Asia. Dal porto si leva il clamore di migliaia di uomini che si apprestano alla partenza. 10 anni di assedio sono finiti, è tempo di tornare a casa. Sul molo di pietra 3 figure osservano le navi che stanno per salpare. Stenelo, figlio di Canapeo, Euripilo, figlio di Evemone, e Taltibio, il fedele araldo di Agamennone. Le loro ombre, proiettate dai fuochi morenti, si immergono nelle acque scure come presagi di ciò che il destino ha in serbo per l'intera flotta. I 3 uomini incarnano 3 diverse facce di questa guerra. Stenelo, amico fraterno e luogotenente di Diomede, porta nel sangue l'eredità guerriera. La sua figura possente ricorda quella del padre Canapeo, uno dei 7 eroi che assaltarono Tebe. Ma nei suoi occhi brilla una saggezza che Canapeo non conobbe mai. Dalla morte del padre, infatti, fulminato da Zeus sulle mura di Tebe, ha appreso che gli dei non perdonano la tracotanza degli uomini. Gli dei, mormora spesso Stenelo agli uomini che lo circondano mentre contempla le stelle, concedono gloria ai mortali solo per vedere fino a che punto questa gloria li renderà ciechi.
Le sue parole portano l'eco di un'altra tragedia, quella di Tideo, padre di Diomede, che perse l'immortalità per aver disgustato Atena con la sua furia selvaggia. Per questo Stenelo è diventato la voce della prudenza accanto all'impetuoso Diomede, cercando costantemente di temperare l'ardore dell'amico con il ricordo di queste dure lezioni. Il secondo dei tre, Euripilo, scruta l'orizzonte con occhi che hanno visto troppe battaglie. Il suo corpo possente porta i segni di numerose ferite, tra cui quella terribile che gli inflisse Paride durante uno degli assalti alle mura. Sul suo volto segnato si legge l'età di un uomo nel pieno della maturità e del coraggio guerriero, lo stesso impeto che lo spinse a proporsi per affrontare Ettore in duello quando il principe troiano sfidò i migliori tra gli Achei. Le sue mani, abituate a stringere la lancia e a guidare gli uomini in battaglia, ora accarezzano nervosamente un piccolo cofano, finemente decorato. È parte del bottino del palazzo di Priamo, dove erano custoditi tesori antichissimi, doni che gli stessi dei avevano elargito ai primi re della città. Le sue dita percorrono i fregi che lo ornano, come cercando di decifrare un messaggio nascosto nei motivi incisi nel metallo prezioso. Non sa ancora che quell'oggetto apparentemente innocuo sta per cambiare per sempre il suo destino. Il terzo dei tre, Taltibio, osserva tutto con lo sguardo paziente di chi ha visto nascere e morire troppe speranze. I suoi capelli sono ormai più grigi che neri, ma il suo portamento mantiene quella dignità regale che si addice al suo ruolo. Il bastone di araldo che stringe è levigato da innumerevoli viaggi. Ha percorso migliaia di volte la distanza tra il campo acheo e le mura di Troia, portando messaggi di sfida, di tregua e di morte. Il suo sguardo esperto, abituato a leggere i volti degli uomini cui ha portato tante notizie funeste, si sposta continuamente tra le navi e la città in rovina. Come araldo di Agamennone, sa che il suo lavoro a Troia non è ancora terminato. Ci sono accordi da rispettare, prigionieri da gestire, rituali da completare. Ma soprattutto un presentimento cupo gli stringe il cuore ogni volta che pensa al ritorno del suo re ad Argo. Torniamo agli attracchi. Stenelo è il primo a muoversi. Ha visto Diomede che lo cerca tra la folla sul molo. Le navi del contingente argivo sono pronte a salpare. Solo pochi istanti prima di raggiungere l'amico si sofferma ad osservare il cofano che Euripilo tiene tra le mani. Lo conosce bene quel valoroso compagno d'armi, lo ha visto affrontare senza paura i più feroci tra i troiani, ha combattuto al suo fianco in 1000 battaglie. Eppure c'è qualcosa di diverso nel suo sguardo, come se quell'oggetto del bottino emanasse un'aura inquietante. Che gli dei ti proteggano, amico mio, mormora Stenelo prima di allontanarsi. Non sa ancora che quella sarà l'ultima volta che vedrà Euripilo sano di mente. Quando Diomede e Stenelo giungono infine ad Argo, trovano una città irriconoscibile. E Gialea, la moglie di Diomede, ha preso Comete come amante e il popolo è dalla loro parte. È l'ultima vendetta di Afrodite, la dea che Diomede ha osato ferire sotto le mura di Troia. Le porte del palazzo sono chiuse per il loro re e voci ostili si levano dalla folla. Mentre Diomede, minacciato di morte, cerca rifugio presso l'altare di Era, il suo fedele compagno non lo abbandona. Le loro strade però sono destinate a dividersi. Diomede prende la via dell'esilio verso l'Italia, dove fonderà nuove città, mentre Stenelo rimane ad Argo. È una scelta difficile, ma necessaria. Come figlio di Canapeo, Stenelo sa quanto sia sottile il confine tra coraggio e tracotanza, tra gloria e rovina. La sua presenza ad Argo, nei giorni turbolenti che seguono, si rivela fondamentale. Non solo impedisce che la città sprofondi nel caos di una guerra civile, ma mantiene viva la memoria del vero re, preparando forse il terreno per un futuro, ma improbabile, ritorno. Nel suo ruolo di guardiano della pace, Stenelo
dimostra una saggezza diversa da quella guerriera. Non è più il giovane impetuoso che combatteva al fianco di Diomede sotto le mura di Troia, ma un uomo che ha imparato che a volte la vera forza sta nel saper accettare l'inevitabile, nel piegare il proprio orgoglio per il bene comune. Ed ora Euripilo. Il destino ha voluto che proprio a lui toccasse in sorte quel cofano misterioso. Gli dèi hanno strani modi di tessere le loro trame. A volte scelgono i più valorosi per mostrare quanto sia fragile il coraggio umano di fronte al loro potere. Per giorni la nave di Euripilo solca le onde del mare color del vino. I marinai lo vedono passare notti intere sul ponte, gli occhi fissi sul cofano, mentre cerca di ignorare suoni inquietanti che solo lui sembra udire. Un lieve pulsare come un cuore che batte e a volte quello che pare un riso soffocato. La notte questi rumori si fanno più intensi, più insistenti. I marinai più anziani, quelli che hanno visto abbastanza guerre da riconoscere quando qualcosa non è naturale, mormorano tra loro che gli oggetti sacri dovrebbero rimanere nei templi. È il vento che gioca con le onde, dice qualcuno. No, risponde un vecchio nocchiero, è la voce di un dio che ride. Euripilo, che non ha mai temuto di affrontare i più terribili fra i guerrieri troiani, che si è offerto volontario per combattere, come ti dicevo, contro lo stesso Ettore, avverte ora un'inquietudine estranea alla guerra. Non è paura, ha superato quella soglia da troppo tempo, ma una sorta di presentimento, come se qualcosa di antico e terribile stesse per risvegliarsi. Una notte, mentre la sua nave costeggia le sponde della Tessaglia, il cofano inizia a vibrare con maggiore intensità. La luna piena illumina il ponte come se fosse giorno e nell'aria si sparge un profumo dolciastro di vino e miele. Euripilo, che ha affrontato 1000 pericoli senza battere ciglio, sente le mani tremare mentre solleva il coperchio del cofano. Al suo interno trova un'immagine di straordinaria fattura. È un simulacro di Dioniso forgiato da Efesto stesso e donato da Zeus a Dardano. La statua, alta non più di un palmo, sembra animarsi sotto il suo sguardo. Gli occhi del dio brillano di una luce sovrannaturale nella notte e sul suo volto si dipinge un sorriso che non ha nulla di umano. Immediatamente una follia divina si impossessa di lui. Non è la furia guerriera che conosce bene, quella che lo ha sostenuto in tante battaglie. È qualcosa di più profondo, è terribile, un'estasi che dissolve i confini tra realtà e visione. I suoi occhi vedono scene che nessun mortale dovrebbe contemplare. Processioni di menadi che danzano tra le stelle, grappoli d'uva che stillano sangue invece che vino, tirsi che si trasformano in serpenti. Le sue orecchie odono canti che vengono da un altro mondo, musiche che nessuno strumento umano potrebbe produrre. Come in trance, con una voce che non sembra la sua, ordina ai marinai di virare verso Delfi. Gli uomini che hanno combattuto al suo fianco per 10 anni quasi non riconoscono il loro comandante. Nei suoi occhi brilla una luce aliena e dalle sue labbra escono parole in una lingua sconosciuta, forse la stessa che il dio del vino insegna alle sue sacerdotesse. La Pizia accoglie Euripilo nel tempio di Apollo con occhi che vedono oltre la sua follia. Dopo averlo osservato a lungo in silenzio, parla con voce che sembra provenire dalle profondità della terra. Figlio di Evemone, hai osato guardare ciò che era celato, hai toccato ciò che doveva rimanere nascosto. Il dono di Zeus a Dardano non è un semplice bottino di guerra. Il dio che ride nel legno dorato richiede un nuovo tempio, una nuova città. Solo quando avrai fondato entrambi, la tua mente troverà pace. O forse una nuova follia. E se io rifiutassi? Domanda Euripilo in un momento di lucidità.
Puoi rifiutare un dono degli dèi? Risponde la Pizia. Guarda dentro di te. Il Dio già danza nel tuo sangue. Ancora preda delle visioni dionisiache, Euripilo riprende il mare. La sua nave vaga per settimane lungo le coste dell'Asia Minore, seguendo una rotta che solo il Dio conosce. I marinai vedono il loro comandante danzare sul ponte nelle notti di luna, cantando in lingue sconosciute, la statua sempre stretta al petto. Infine approdano sulle sponde della Misia, dove regna Telefo. È un incontro segnato dal destino. Telefo conosce bene il potere degli dèi, lui che è stato sia ferito che guarito dalla lancia di Achille. Offre a Euripilo un luogo dove fondare la sua città, una valle sacra dove il vento porta echi di antichi canti. Il tempio che vi sorge è diverso da qualsiasi altro. Le sue mura sembrano pulsare al ritmo di canti sacri e nelle notti di luna piena si dice che le colonne stesse danzino. Alcuni dicono che la follia di Euripilo non svanì mai completamente, ma si trasformò in una forma di sapienza estatica, simile a quella dei sacerdoti di Dioniso. Mentre il destino di Euripilo si compie in Misia, Taltibio rimane l'ultimo a lasciare Troia. Non è una scelta, ma un dovere. La sua funzione di araldo, come ti dicevo, non si esaurisce con la vittoria. Mentre gli altri pensano solo a caricare le navi di bottino, lui sa che la vera sfida viene dopo la guerra. La sera prima della partenza di Agamennone, il re lo convoca nella sua tenda. L'interno è ancora fastosamente arredato con i tesori di Troia. Arazzi preziosi, tripodi d'oro, coppe tempestate di gemme. «Fedele Taltibio», dice il re, accarezzando distrattamente un cratere finemente cesellato. «Per 10 anni hai portato i miei messaggi, anche quelli più difficili. Ricordi quel buio periodo in Aulide, quando la flotta era bloccata e gli animi si scaldavano? L'araldo sente un brivido percorrergli la schiena. Come potrebbe dimenticare? Fu lui a dover mediare tra i comandanti forenti, a vedere lo sguardo degli uomini trasformarsi mentre la fame e l'inattività li consumavano. Fu lui ad osservare da lontano il volto di Clitennestra quando comprese l'inganno, come se un serpente si fosse risvegliato nel cuore della donna. «Mio re», risponde con voce cauta, «in questi anni ho imparato che le parole, una volta pronunciate, non possono essere ritirate. Come le frecce, una volta scoccate, seguono la loro traiettoria fino al bersaglio. E a volte si interrompe cercando le parole giuste, a volte il bersaglio non è quello che credevamo». Ma Agamennone, ubriaco di vittorie e forse anche di vino, non coglie l'avvertimento velato. «Quando tornerai a Sparta», continua, «racconta di come abbiamo vinto, di come gli dèi ci hanno dato la vittoria, di come ho guidato 1000 navi e i più grandi eroi che la Grecia abbia mai visto». «Gli dèi», mormora nervosamente Taltibio, «gli stessi dèi i cui templi abbiamo profanato, le cui statue abbiamo trafugato, i cui altari abbiamo macchiato di sangue innocente». Ma il re non lo ascolta più, perso nei suoi sogni di gloria. L'araldo lo osserva uscire dalla tenda, la porpora di Priamo sulle spalle, e sente che non lo rivedrà mai più. Nei giorni che seguono, mentre le navi partono una dopo l'altra, Taltibio continua il suo lavoro. Con pazienza infinita gestisce la distribuzione delle schiave troiane, cercando per quanto possibile di alleviare la loro sorte. Quando Andromaca, la nobile vedova di Ettore, viene assegnata a Neottolemo, è lui a sussurrarle parole di conforto. Quando Cassandra, gli occhi persi nel vuoto, viene condotta alla nave di Agamennone, è ancora lui a fare in modo che venga trattata con rispetto. Prima di salpare lui stesso, Taltibio si reca sulla tomba di Ettore. Non è superstizione. Gli araldi sanno che la storia non finisce con l'ultima battaglia,
che i figli dei vinti di oggi potrebbero essere i vincitori di domani. Per questo depone il suo scettro di araldo sulla terra che ricopre l'eroe troiano. Un gesto di rispetto che forse gli dei sapranno apprezzare. «Grande Ettore», mormora, «ho portato molti messaggi di morte tra te e i miei re, ma alla fine forse siamo stati tutti pedine di un gioco più grande. Prega i tuoi dei che almeno la pace che seguirà possa essere duratura». Il suo ritorno in patria è meno drammatico di quello dei suoi compagni, ma non meno significativo. Trova in Sparta una città in fermento. Menelao non è ancora tornato ed Elena con lui. Le voci più disparate circolano. C'è chi dice che siano morti in mare, chi parla di un loro approdo in Egitto, chi sussurra di maledizioni divine. Con la stessa pazienza con cui ha gestito 10 anni di guerra, Taltibio inizia a tessere una rete di rapporti diplomatici, preparando il terreno per il ritorno del suo re. Quando finalmente Menelao ed Elena rientrano a Sparta, trovano una città pronta ad accoglierli, grazie al lavoro silenzioso del fedele araldo. I suoi figli e i figli dei suoi figli continueranno questa tradizione. Per generazioni gli araldi di Sparta saranno conosciuti come Taltibiadi e il loro compito sarà sempre lo stesso: portare la parola, custodire i patti e ricordare. Anche secoli dopo, quando Sparta e Atene si scontreranno nella grande guerra del Peloponneso, i Taltibiadi manterranno questo ruolo sacro. A Sparta, ancora ai tempi di Erodoto, si mostrava il santuario di Taltibio, dove gli araldi si recavano prima di ogni missione importante. Si diceva che quando qualcuno violava un giuramento fatto sul suo altare, l'ira dell'antico araldo si manifestava con terribili conseguenze. Perché anche questo fa parte dell'eredità di questi 3 uomini, la consapevolezza che le parole hanno un potere sacro, che i giuramenti legano non solo chi li pronuncia, ma anche le generazioni a venire. 3 destini, 3 modi diversi di affrontare il dopoguerra. Stenelo che resta ad Argo, diviso tra fedeltà e dovere, e Euripilo che trova nella follia divina una forma più profonda di conoscenza. Taltibio che comprende come le parole possano costruire ponti attraverso il tempo. Le loro storie ci ricordano che ogni vittoria porta con sé un prezzo da pagare, che ogni ritorno nasconde un esilio, che ogni follia può celare una saggezza che sfugge alla comprensione dei mortali. Perché alla fine forse non sono solo i grandi eroi a mostrarci il vero volto della guerra, ma soprattutto questi eroi minori che hanno dovuto fare i conti con le sue conseguenze più profonde. I destini di questi 3 uomini sono solo alcuni dei tanti fili che compongono la grande tela dei ritorni da Troia. Abbiamo seguito il tragico viaggio di Agamennone verso Micene, dove Clitennestra e la sua ascia lo attendono nel bagno regale. Abbiamo visto Menelao ed Elena perdersi nelle nebbie dell'Egitto per poi ritrovare insieme alla via di casa anche un amore che sembrava perduto. Abbiamo ammirato il saggio Nestore, l'unico a cui gli dei concedono un ritorno sereno, forse premio per la sua saggezza. Abbiamo tremato per Aiace o Ileo, l'empio che osò sfidare Poseidone stesso e ne pagò il prezzo tra i flutti. Abbiamo accompagnato Diomede nel suo esilio verso l'Italia, dove fonda nuove città, sfuggendo al tradimento della sua sposa. Abbiamo pianto con Idomeneo, costretto a scegliere tra un voto agli dei e la vita del figlio. Abbiamo visto Teucro creare una nuova patria a Cipro, Podalirio fondare un regno di guaritori, Filottete trovare pace sulle coste della Calabria. Manca però ancora un ritorno alla nostra storia, il più lungo, il più ricco di avventure, quello di un eroe che ancora vaga per il vasto mare, le cui navi sono spinte dal vento del destino verso terre che nessun greco ha mai visto. La sua storia merita una narrazione particolare, un ciclo di episodi che richiederà tempo e cura nella preparazione. Il nostro eroe misterioso dovrà quindi attendere ancora un po'. Per Eracle,
Mi sono distratto e mentre parlavo tutte le navi sono salpate, ognuna verso il proprio destino. Le vedi veleggiare? Le onde si chiudono dietro le chiglie, cancellando le loro scie, come il tempo cancellerà le tracce della guerra. Le storie di questi eroi continuano tuttavia a parlarci, echi di un'epoca in cui gli dei e gli uomini camminavano più vicini. Quando la gloria e la follia, la fedeltà e il tradimento, la parola e il silenzio si intrecciavano in trame che ancora oggi cerchiamo, affascinati, di decifrare. Grazie per essere stato con me in questo lungo percorso. Ci sentiamo. Fatti sentire, la tua opinione conta e molto. Se questo episodio ti è piaciuto, condividilo con i tuoi amici. È il modo più sincero per far crescere il nostro podcast. Non perderti nulla, iscriviti ora per essere sempre aggiornato sulle nuove uscite. Vuoi dare un contributo in più? Scopri su Tipeee come sostenere il progetto e accedere a contenuti esclusivi. Trovi il link in descrizione. Anche solo una visita fa la differenza. Hai ascoltato Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Segui il tuo podcast preferito sulla piattaforma che ami.